Quando si parla del Padrino parte 3, quasi sempre si parte dallo stesso punto. È il capitolo più debole della trilogia e anche io sono assolutamente d'accordo. Arriva dopo due film che hanno ridefinito il cinema, esce ben 16 anni dopo il secondo film, porta con sé dei difetti e per anni è stato visto soprattutto come il sequel che non sarebbe mai dovuto esistere. Il punto però è che spesso ci fermiamo lì, lo giudichiamo, lo scartiamo e non proviamo nemmeno a guardare con attenzione che cosa stia davvero succedendo al personaggio di Michael, perché al di là di tutto quello che non funziona, Il Padrino parte 3 contiene comunque una delle chiusure più amare, più crudeli di tutta la saga. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi chiudiamo la mia analisi della saga del Padrino e voglio davvero ringraziarvi perché avete dato veramente tantissimo sostegno ai miei due video precedenti. Come sempre, prima di cominciare voglio ricordare a tutti coloro che ancora non lo fanno di iscriversi al mio canale e di lasciare un po' dei vostri punti hype a questo video. Per me il vostro aiuto è l'unica maniera per permettermi di portare video qui su YouTube e migliorare sempre di più la qualità dei miei contenuti, quindi grazie se vorrete aiutarmi. Siete pronti a chiudere il cerchio? Sigla! La prima cosa da dire prima ancora di entrare davvero nel film è che Il Padrino parte 3 non nasce nelle stesse condizioni dei primi due e questo aspetto si sente tantissimo perché quando si guarda questo capitolo si ha spesso la sensazione che sia un film che fatichi a trovare il proprio equilibrio, quasi come se stesse continuamente cercando di capire che cosa vuole essere, e in parte è anche normale perché la verità è che questo film ha avuto una gestazione lunghissima, complicata, piena di ripensamenti, versioni scartate e tensioni produttive. Francis Ford Coppola, dopo Il Padrino e Il Padrino parte 2, non sentiva davvero il bisogno di tornare di nuovo su questa storia. Per lui il percorso dei Corleone, soprattutto quello di Michael, si era già chiuso in modo molto forte. Michael alla fine del secondo film è un personaggio devastato, solo, ormai completamente trasformato, e infatti per tanti anni Coppola non sembrava avere nessuna intenzione di fare un terzo capitolo. Il problema però cosa è stato? Nel frattempo la Paramount quel terzo film lo voleva, e come lo voleva in realtà da anni, e continuava a cercare un modo per riportare in vita la saga anche quando Coppola proprio non voleva assolutamente farlo. Alla fine Coppola però torna. Però perché torna? Lui non è che si trovava in una fase felice o serena della sua carriera, perché torna in un momento molto più fragile anche dal punto di vista economico. Dopo il flop di Un sogno lungo un giorno, tornare al Padrino diventò per lui veramente l'unica scelta possibile. E se vogliamo, questo paradossalmente rende il film anche più interessante, perché dietro Il Padrino parte 3 c'è soprattutto un regista che in un certo senso torna a un mondo che conosce benissimo perché ne ha ancora bisogno. Pensiamo a Megalopolis, ha dovuto vendere la sua collezione di orologi e anche la vigna. Se vi ricordate dai video precedenti, questo rapporto difficile tra Coppola e il sistema produttivo non nasce nemmeno con Il Padrino parte 3, era già lì sin dall'inizio della saga. Durante il primo film Coppola ebbe scontri continui con la Paramount, lo studio non si fidava davvero di lui, non condivideva molte delle sue idee, non voleva alcune delle scelte di casting che oggi ci sembrano intoccabili, e per buona parte della lavorazione Coppola lavorò con la sensazione costante di potersi giocare tutto da un momento all'altro. Questa saga, che oggi ci sembra così monumentale, così perfettamente scolpita nella storia del cinema, in realtà è sempre stata attraversata da tensioni fortissime e pressioni, solo che nei primi due film tutto questo si trasformava in energia creativa. Qui invece secondo me si sente molto di più questo peso, e infatti Il Padrino parte 3 arriva dopo anni in cui si era provato in tutti i modi a immaginare un seguito. Ci furono idee molto diverse, trattamenti scartati, sceneggiature che non portarono da nessuna parte. Per molto tempo nessuno sembrava davvero riuscire a capire quale fosse il modo giusto per continuare questa storia. E in fondo è anche comprensibile, perché continuare Il Padrino non è che significava semplicemente fare un altro film sulla mafia, significava tornare su personaggi che per molti erano già stati chiusi in modo definitivo. In più c'è un personaggio che non torna proprio, Tom
Hagen. Tom doveva avere un ruolo molto più importante in questo film. Nelle prime versioni della storia Tom era una figura centrale, il suo rapporto con Michael avrebbe dovuto avere molto più spazio e anche molto più conflitto, e aveva perfettamente senso, perché se c'è un personaggio che nei primi due film riesce davvero a fare da contrappunto a Michael, quello è proprio Tom. Il problema è che Robert Duvall non torna. Quando lesse la sceneggiatura, Duvall, che tra l'altro è morto soltanto un mese fa a 95 anni, capì che Tom Hagen era uno dei personaggi centrali del film. Il problema è che lo studio continuava a volerlo pagare per la stessa cifra del secondo film. Parliamo di circa un nono rispetto agli attori principali. Lui ha sempre dichiarato che il punto non era tanto essere pagato come Al Pacino, quanto non accettare una sproporzione che di fatto sminuiva anche il peso del personaggio dentro la storia. Alla fine la produzione non trovò un accordo e scelse la soluzione più drastica: riscrivere Il Padrino parte 3 senza Tom Hagen. Cioè, ci rendiamo conto? Togliamo Hagen così per una questione di soldi, però sappiamo molto bene che in questa industria i soldi sono sempre più importanti dell'aspetto creativo. Parliamo poi della presenza di Sofia Coppola, che aveva fatto un piccolo cameo da neonata nel Padrino parte 1. Inizialmente Mary Corleone non doveva essere interpretata da Sofia Coppola, il ruolo era stato affidato a Winona Ryder, che però lasciò il progetto praticamente all'ultimo secondo. Era appena arrivata sul set dopo altre riprese accompagnata da Johnny Depp, ma il giorno dopo fu proprio Johnny Depp a chiamare la produzione per spiegare che Winona non stava bene e che non era in grado di lavorare. Alla fine la Ryder abbandonò il film per un forte esaurimento nervoso, e a quel punto la produzione si ritrovò improvvisamente senza uno dei personaggi chiave. Sofia Coppola, così figlia di Francis Ford Coppola, entrò in corsa in una situazione già molto complicata e si ritrovò addosso anche con un ruolo gigantesco in un film già complicatissimo, in una saga leggendaria con un cognome pesantissimo e sotto gli occhi di un pubblico e di una critica che aspettavano solo il momento giusto per colpire. Ed è proprio poi quello che accadde, perché dopo una proiezione preliminare molto negativa con la stampa newyorkese, Sofia Coppola fu costretta a ridoppiare una parte dei suoi dialoghi in post-produzione, circa il 20%. Lei stessa raccontò che una delle difficoltà maggiori era riuscire a togliersi di dosso il suo naturale accento da Valley Girl e trovare una voce che suonasse davvero credibile dentro l'universo dei Corleone. Anche con Al Pacino poi le cose non furono proprio semplicissime. Per tornare nei panni di Michael Corleone, l'attore inizialmente chiese $7 milioni più una percentuale sugli incassi. La Paramount gliene offrì 5. A quel punto Coppola, completamente esasperato dalle continue tensioni produttive, arrivò perfino a minacciare di aprire il film con il funerale di Michael Corleone, eliminando così il problema alla radice. Alla fine Al Pacino accettò comunque l'offerta da 5 milioni e tornò nel ruolo. La cosa interessante però è che i dubbi di Al Pacino non erano soltanto economici, ma anche artistici. Negli anni ha raccontato di non essere mai stato del tutto convinto della direzione presa dal personaggio in questo terzo capitolo, soprattutto per quanto riguarda il tema del rimorso. Secondo lui Michael Corleone non era un uomo che avrebbe mai vissuto apertamente il peso morale delle proprie azioni, e in particolare non credeva fino in fondo alla sua sofferenza per l'omicidio di Fredo. E questo è un dettaglio importante, perché ci dice che uno dei nodi più discussi del film era percepito come fragile persino da chi quel personaggio lo conosceva meglio di chiunque altro. Nonostante il ritorno di Pacino e le numerose candidature, Il Padrino parte 3 non vinse neanche un Oscar. Eppure in mezzo a tutte le critiche ci fu un nome che venne accolto molto meglio degli altri: Andy Garcia. La sua interpretazione di Vincent Mancini fu una delle componenti più apprezzate del film, tanto da valergli anche una candidatura proprio all'Oscar come miglior attore non protagonista. E in effetti si capisce anche bene perché: porta dentro il film un'energia più istintiva, più nervosa e più viva, che in diversi momenti sembra quasi controbilanciare la stanchezza tragica che ormai avvolge Michael. Premesso tutto ciò, nel 2020 Coppola decide di tornare ancora una volta su questo film e di rimontarlo con un nuovo titolo: Il Padrino Coda, la morte di Michael Corleone. Questa versione non è né un remake né una director's cut che cambia così completamente la storia. La trama resta sostanzialmente la stessa, i personaggi sono gli stessi, i grandi snodi del racconto sono gli stessi. Coppola torna su questo film per provare a chiarire meglio che cosa volesse davvero raccontare. L'intenzione si capisce poi già dal titolo, perché chiamarlo Padrino parte 3 significa presentarlo come il terzo grande capitolo della saga, quasi come se dovesse avere
avere lo stesso peso, la stessa struttura, la stessa funzione dei primi due. Chiamarlo code invece cambia completamente la prospettiva, perché una coda in musica e in narrativa è la parte finale di un'opera, e infatti Coppola ha sempre detto che il titolo che avrebbe voluto davvero era molto più vicino a questa idea, non un terzo episodio ma l'epilogo proprio della tragedia di Michael Corleone. Nella versione originale del 1990 il film si apriva con la grande cerimonia e la festa di famiglia, seguendo così una struttura molto più vicina ai primi due capitoli. In Code invece Coppola anticipa subito la struttura con il Vaticano e con l'arcivescovo, cioè il vero nodo centrale del film, quindi l'apertura cambia completamente tono. Invece di entrare subito nel rituale familiare dei Corleone, entriamo direttamente nel cuore del potere, degli affari, della corruzione e del tentativo di Michael di comprarsi una forma di legittimità. Anche il ritmo viene leggermente ripulito, alcune scene sono state accorciate, altre spostate, certi passaggi risultano un po' più fluidi e in generale Coda cerca di dare al film una traiettoria più chiara e più compatta, ma il cambiamento più importante in realtà è quello finale, perché nella versione originale Michael, dopo tutto quello che accade, lo vedevamo anche morire da solo, ormai anziano, in Sicilia. Quindi nel film del 1990 Michael muore. In Coda invece Michael non viene liberato dalla morte, viene lasciato vivo dentro la sua colpa. Quindi paradossalmente lo ha chiamato la morte di Michael Corleone, eliminando però la sua morte. Ma questo perché la morte di cui si sta parlando ovviamente non è quella del corpo. Capitolo 1. Il Padrino parte 3 non è un sequel, ma una tragedia finale. Il vero punto da capire arrivati a questo terzo film è che Michael Corleone ha già completato il suo percorso molto prima che la storia cominci. Nei primi due capitoli il centro del racconto era la trasformazione. C'era un uomo che scena dopo scena si allontanava sempre di più da ciò che era stato all'inizio. Michael passava da essere il figlio diverso della famiglia, quasi esterno a quel mondo, a figura sempre più fredda, calcolatrice, più irraggiungibile, fino a diventare esattamente ciò che suo padre era stato, però in una forma ancora più solitaria e spietata. Tutta la forza dei primi due film stava anche lì, nel vedere quella metamorfosi compiersi davanti ai nostri occhi. Nel Padrino parte 3 invece quel processo ormai è già finito. Michael non è più un uomo che sta cercando di diventare qualcosa, è un uomo che è già arrivato alla fine di quella trasformazione e che ora si trova a vivere dentro le conseguenze di tutto ciò che ha costruito. Il film per questo ha inevitabilmente un'energia diversa, manca la tensione dell'ascesa, manca quella sensazione continua di voler vedere il personaggio spostarsi da un punto all'altro, manca la vertigine di un potere che si sta formando. Qui il potere naturalmente esiste già, il prezzo però non è ancora stato pagato del tutto. Qui si trova lo snodo più importante del film. Il Padrino parte 3 racconta il momento in cui l'ascesa di Michael Corleone si trasforma definitivamente in condanna. Tutto quello che nei primi due film poteva ancora sembrare forza, controllo, lucidità, qui inizia a pesare proprio come una forma di prigionia. Michael è ancora potente, ancora temuto, ancora circondato da persone che si muovono nel suo raggio, però non c'è più niente di vitale in quel potere, non c'è più conquista, non c'è più slancio, c'è solo un uomo che continua a portarsi addosso il ruolo che si è costruito, anche nel momento in cui vorrebbe smettere di coincidere con esso. Adesso che credevo di esserne uscito, mi trascinano di nuovo dentro. Per questo il film è stato percepito come più debole, più spento, meno travolgente dei primi due, e in parte è inevitabile che sia così perché sta raccontando una fase molto meno cinematograficamente seducente della vita di Michael. Non è più il tempo delle scelte che aprono il futuro, ma quello delle conseguenze che chiudono il passato. È il film in cui Michael prova a spostarsi verso una forma di pace, di legittimità, perfino di assoluzione, ma lo fa da una posizione ovviamente già compromessa e irreversibile. Non si sta più avvicinando al potere, sta cercando di allontanarsene quando ormai il potere gli si è incollato addosso e anche da un pezzo. Questa sensazione si percepisce già dall'inizio, persino nella struttura che apparentemente richiama i primi film. Anche qui, come dicevamo, si apre con una grande occasione familiare, con una cerimonia, con una sorta di festa, diciamo, con tutto ciò che nell'universo del Padrino ha sempre significato: continuità, prestigio e ordine. Solo che stavolta quell'ordine ha qualcosa di molto più stanco, resta soltanto un rituale. Non c'è più il calore un po' ambiguo delle celebrazioni del primo film né la complessità emotiva del secondo. C'è la sensazione di un mondo che continua a mettere in scena i propri codici, ma senza riuscire più davvero a crederci fino in fondo. La Meucci Association vi ha eletto l'italo-americano dell'anno. Meucci, E chi è Meucci?
Il film è più vicino a una tragedia che a un classico sequel mafioso. La tragedia per sua natura non vive dell'espansione, vive dell'inevitabilità, vive del momento in cui un personaggio, dopo aver passato una vita intera a prendere decisioni, si ritrova davanti alla forma definitiva di quelle decisioni. Michael Corleone in questo film sta arrivando al punto in cui tutto ciò che ha fatto comincia finalmente a restituirgli il conto. Il Padrino parte 3 quindi funziona molto meno come terzo capitolo di una saga di potere e molto di più come la punizione finale di Michael Corleone. Sono passati 8 anni dagli eventi del secondo capitolo e, come già avevamo visto, Michael vuole lasciare dietro di sé un nome rispettabile. Vuole costruire un'eredità che non sia soltanto sangue e paura, ma avvicinarsi alla Chiesa, alla beneficenza, insomma una forma di riconoscimento pubblico che gli permetta di riscrivere il significato del cognome Corleone. In questo film Michael Corleone è un uomo che vuole essere perdonato, però continua a vivere come un uomo di potere. Cambiano gli ambienti sicuramente, cambiano le persone con cui si siede ai tavoli, cambiano le forme del suo potere, però la logica resta identica. Michael continua a esistere soltanto dentro il controllo e infatti il suo vero spazio naturale resta comunque sempre lo stesso, l'ufficio o comunque una stanza chiusa, il luogo in cui si decide tutto. Anche quando il film prova a raccontarcelo come un uomo che guarda verso la redenzione, Michael continua in realtà a essere costruito visivamente e narrativamente come un uomo che non sa più vivere fuori dal comando. La soluzione morale che cerca non è altro che il tentativo disperato di dare una forma accettabile a tutto quello che ha fatto, soprattutto a ciò che continua a tormentarlo di più, la morte di Fredo. È una ferita che non si è mai chiusa. Il potere, i soldi, il rispetto, tutto questo non è bastato a cancellare il peso di ciò che ha fatto. Michael Corleone, per la prima volta in tutta la saga, smette davvero di sembrarci invincibile. In questo film il suo vero nemico non è più una famiglia rivale o un traditore, non è più il mondo esterno. Il suo vero nemico è il fatto che dopo 20 anni non riesce ancora a vivere con la propria coscienza e per la prima volta tutto quello che Michael ha tenuto compresso per anni smette di restare soltanto interiore e comincia anche a manifestarsi fisicamente. Il diabete da questo punto di vista non è un dettaglio biografico inserito per farci capire che il personaggio è invecchiato, è molto di più, è il segno concreto di un uomo che non riesce più a contenere dentro di sé il peso della propria vita. Michael nei primi 2 film era stato sempre un personaggio costruito sul controllo assoluto, il controllo del linguaggio, delle emozioni, della violenza e anche il controllo dei tempi. Anche nei momenti più feroci il suo potere passava sempre attraverso una disciplina quasi glaciale. Era un uomo che riusciva a non far trasparire niente. Il corpo stesso in un certo senso era parte di quell'armatura, restava sempre composto e impenetrabile. Nel terzo film questa compattezza si incrina, il corpo comincia a tradirlo, a rallentarlo e anche a esporlo e questo cambia tantissimo la percezione del suo personaggio. Il diabete lo rende più fragile, più stanco, più vulnerabile, ma soprattutto lo rende visibilmente umano in un mondo che Michael aveva sempre cercato di negare. Non è più soltanto il Don che entra in una stanza e la domina con la sola presenza, è un uomo che può crollare, che può avere una crisi da un momento all'altro e che può essere messo in difficoltà non da un nemico esterno ma da qualcosa che ha dentro. Michael non è minacciato solo dal mondo che lo circonda, è minacciato anche proprio da se stesso, dal proprio passato, dal proprio logoramento. Il diabete diventa quasi il linguaggio fisico della colpa. Tutto ciò che Michael ha fatto per anni con apparente freddezza adesso ritorna sotto forma di stanchezza. Michael viene continuamente mostrato come un uomo che ha ancora il potere ma non ha più l'integrità necessaria per portarlo senza esserne consumato. La cosa interessante è che questa fragilità non lo rende più buono, non lo trasforma improvvisamente in un uomo diverso. Michael continua a ragionare da Michael Corleone, continua a muoversi secondo le logiche del comando, continua a voler controllare gli eventi, le persone e persino la propria immagine pubblica. Però quel controllo non ha più la stessa solidità di prima. Ogni volta che il suo corpo cede, il film ci ricorda che il potere non basta a proteggere un uomo dalle conseguenze di ciò che ha vissuto e di ciò che ha fatto. E in un personaggio come Michael questa è forse la forma di esposizione più radicale possibile. Il bisogno di alleggerire il peso che si porta dentro poi non resta soltanto interiore. Michael prova concretamente a costruire una nuova immagine di sé, una versione diversa del nome Corleone che possa esistere anche al di fuori del mondo che lo ha reso potente. Esattamente ciò che aveva iniziato nel secondo capitolo. Per esempio l'ospedale in cui va dopo essersi sentito male porta il suo nome e poi ci sono le donazioni, i rapporti sempre più stretti con la chiesa, l'ingresso negli affari rispettabili attraverso l'immobiliare. Tutto sembra muoversi in questa direzione. Insomma, vuole lasciare qualcosa che possa essere
essere riconosciuto come legittimo, pulito e persino giusto. E in superficie il film costruisce tutto perché questo sembri possibile. Michael è accolto, premiato, avvicinato da istituzioni che nei primi film sarebbero state proprio impensabili. Il suo potere sembra finalmente tradursi in una forma di accettazione pubblica, però c'è sempre qualcosa che non torna, perché ogni gesto che dovrebbe segnare distacco dal passato è ancora costruito con la stessa logica con cui quel passato è stato creato. Alla fine lui entra in un sistema di potere che funziona esattamente come il suo, se non peggio. La scena della confessione è il punto massimo di tutto questo discorso. Tra tutti gli atti violenti, i criminali che ha commesso in tutta la sua vita, per lui l'atto più grave che ha compiuto rimane appunto la morte da lui architettata di suo fratello Fredo. Ho ordinato di uccidere mio fratello. Mi aveva fatto uno scarpo. Ho ucciso la carne di mia madre. Ho ucciso la carne di mio padre. È qui che il personaggio si spezza davvero, perché il modo in cui Michael pronuncia quella confessione è completamente diverso da tutto ciò che abbiamo visto nei film precedenti. È un uomo che per la prima volta non riesce proprio a sostenere il peso di ciò che ha fatto nemmeno mentre lo racconta. È il momento in cui Michael smette di essere il padrino e torna anche solo per un attimo a essere qualcuno che riconosce fino in fondo la gravità delle proprie azioni. È chiaro che tutto ciò che Michael sta cercando di costruire fuori non sarà mai sufficiente a compensare ciò che ha distrutto dentro. Arrivati a questo punto il paragone con Don Vito secondo me resta inevitabile. Vito Corleone, pur essendo stato a sua volta un uomo violento e profondamente compromesso, arrivava alla fine della propria vita con un'immagine completamente diversa. Lo vedevamo in giardino, tra i nipoti, dentro una famiglia che in qualche modo continuava ancora a riconoscerlo come centro affettivo, non solo come centro di potere. La sua vecchiaia aveva qualcosa di persino domestico, quasi tenero, come se il film gli concedesse almeno alla fine l'illusione di una chiusura più umana. Michael invece invecchia nel modo opposto, ha più soldi, più prestigio, più rispettabilità pubblica, però molto meno calore, molto meno amore reale attorno a sé. Kay ormai lo ha lasciato e si è risposata e lui in questa ultima sua parte di vita sembra volerla quasi riconquistare, come se si fosse finalmente reso conto dei danni che il suo potere ha portato alla sua famiglia. Dove Vito alla fine sembrava appartenere ancora a un mondo vivo, Michael appare già come un uomo separato da tutto, anche da ciò che dovrebbe essergli più vicino. La differenza più crudele tra i due è che Vito aveva costruito un sistema criminale per proteggere la famiglia. Michael invece finisce per sacrificare la famiglia nel tentativo di proteggere il sistema. Capitolo 2. La politica e i criminali sono la stessa cosa. Come dicevamo, quest'ultimo capitolo non resta più dentro la dimensione classica della mafia, fatta quindi di famiglie, di territori, di alleanze e tradimenti, ma fa un salto. Porta Michael dentro un livello di potere più alto, più invisibile ma più istituzionale, e lo fa mettendo insieme tre elementi che all'inizio sembrano appartenere a sfere completamente diverse: la criminalità organizzata, la politica e la Chiesa. L'intreccio del film è più complesso, a volte più confuso, meno lineare rispetto alla precisione quasi perfetta, diciamocelo, dei primi due capitoli. Ci sono più nomi, più passaggi, più livelli da seguire e non tutto ha la stessa forza narrativa, ma dentro questa costruzione più fragile c'è anche una delle idee più interessanti di tutto il film, e cioè che queste tre dimensioni non sono mai davvero separate. Cambiano i linguaggi, le forme e anche le apparenze, però il meccanismo che le tiene insieme è lo stesso. Qui il potere si muove secondo logiche molto simili, indipendentemente dal fatto che si trovi in una famiglia mafiosa, in un'istituzione politica o dentro una struttura religiosa. Come abbiamo detto, Michael entra in questo nuovo mondo convinto di poter lasciare il vecchio potere per entrare in un nuovo potere più rispettabile, ma più Michael si avvicina a quel mondo, più si rende conto che le regole alla fine non è che sono proprio così diverse. Gli italiani hanno avuto questi politici per secoli. Sono loro la vera mafia. La frase che dice Michael: La politica e i criminali sono la stessa cosa. la politica e i criminali sono la stessa cosa, è la chiave di lettura di tutto questo blocco narrativo. In questo senso il Padrino parte 3 diventa quasi il capitolo anche più moderno, se vogliamo, della saga, perché sposta il discorso dalla mafia visibile a un sistema più ampio, in cui il potere non è più confinato in un mondo separato, ma si intreccia con le istituzioni, con la finanza, con la religione. Che cosa succede? Michael vuole entrare in immobiliare, una gigantesca società immobiliare internazionale legata
legata al Vaticano perché per lui rappresenta il passaggio definitivo verso la legittimità. Non si tratta solo di un investimento ricchissimo, ma si tratta di un salto di status. Entrare lì significa smettere di essere percepito come un boss mafioso che cerca di ripulirsi e diventare, almeno in apparenza, un uomo d'affari perfettamente rispettabile, con un accesso a un livello di potere molto più alto e più intoccabile. Il problema è che Michael entra in questa operazione pensando di acquistare una porta d'uscita, quando in realtà sta entrando in una trappola. Il Vaticano, attraverso la sua banca, ha bisogno disperatamente di soldi. L'arcivescovo Gildey ha creato un enorme buco finanziario e Michael si presenta come l'uomo perfetto per coprirlo. Il suo denaro dovrebbe servire a salvare il sistema e in cambio lui dovrebbe ottenere il controllo di Immobiliare. Sulla carta l'accordo sembra semplice. Michael mette i soldi, il Vaticano gli apre la porta e lui finalmente entra in un mondo pulito. Solo che quel mondo è già marcio dall'interno. Dietro l'operazione ci sono infatti tre figure fondamentali, come dicevamo l'arcivescovo Gildey che rappresenta la corruzione interna alla Chiesa, Frederick Keinzig, il banchiere che gestisce i movimenti finanziari sporchi e soprattutto Licio Lucchesi che è l'uomo politico finanziario che sta davvero tirando i fili, è l'uomo che sta sopra tutti gli altri. Quello che Michael scopre poco alla volta è che l'operazione immobiliare non era mai stata pensata per lasciargli davvero il controllo. Lui doveva servire soprattutto a una cosa, e cioè mettere i soldi. Ma una volta fatto questo, chi sta dietro all'affare non ha nessuna intenzione di lasciargli davvero spazio. E infatti tutta la seconda metà del film gira attorno a questo tradimento. E quando diventa chiaro che Michael non è disposto a farsi manipolare e che potrebbe davvero prendere il controllo dell'operazione, allora diventa un problema da eliminare. È qui che entrano in gioco anche Don Altobello e tutta la parte mafiosa del complotto. Altobello, che inizialmente si presenta come una figura diplomatica e anche rassicurante, in realtà si schiera contro Michael e si collega a questo schema più grande. In pratica il film ci mostra che la vecchia mafia di strada e il nuovo potere istituzionale non sono due mondi separati, ma collaborano, si proteggono, si usano a vicenda. Poi dentro questa struttura si inserisce anche Joey Zaza, che rappresenta il collegamento più diretto tra la vecchia mafia e il nuovo sistema di potere che il film sta raccontando. Zaza è il volto più visibile della criminalità tradizionale, quello che controlla il territorio, gli uomini e la violenza. In un altro capitolo della saga sarebbe stato uno dei grandi antagonisti centrali, ma qui invece il suo ruolo è diverso perché serve a mostrare che la mafia classica, diciamo, non è più il livello più alto del gioco. Zaza è potente, però non è il vertice, è solo una parte del sistema. Joey Zaza non avrebbe mai saputo organizzare una cosa del genere. È solo un gorilla, un esecutore, non è nessuno. Non ha il cervello per fare un attacco con l'elicottero e neanche tanta ambizione di voler eliminare tutta la cupola, e tantomeno le palle. Dopo il massacro di Atlantic City e la crisi diabetica di Michael, Vincent decide di colpirlo e lo uccide durante la festa di San Gennaro, senza però il consenso di Michael. Questo passaggio è importante proprio per quello che rivela. Eliminare Zaza non serve assolutamente a nulla, perché lui è soltanto il volto rumoroso e visibile del potere. Restano intatti Altobello, Lucchesi, Gildey e tutta la rete di relazioni che tiene insieme la mafia, la finanza, la politica e la Chiesa. La morte di Zaza quindi non chiude il conflitto, anzi chiarisce che Michael e Vincent stanno ancora colpendo il livello più basso di un sistema molto più grande di loro. C'è un motivo se l'intreccio del Padrino parte 3 può sembrare più ingarbugliato dei primi due film. Coppola e Puzo, perché anche lui scrisse la sceneggiatura del terzo film, usano personaggi fittizi che però nascono molto chiaramente da scandali e figure reali. Il risultato però, a mio avviso, non è sempre elegantissimo sul piano della narrazione. La base reale più evidente è la Banca Vaticana, cioè lo IOR, e soprattutto il gigantesco scandalo che esplose attorno al Banco Ambrosiano agli inizi degli anni '80. Nella realtà il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi crollò in uno dei più grandi scandali finanziari italiani del dopoguerra e il Vaticano finì travolto dal caso per i suoi legami con l'istituto e con il presidente dello IOR, l'arcivescovo Paul Marcinkus. Il Time scriveva già nel 1987 che lo IOR era azionista di Banco Ambrosiano e che gli investigatori sostenevano che Marcinkus fosse legato alle operazioni di Calvi. Nel film tutto questo diventa l'operazione immobiliare, cioè il grande affare con cui Michael pensa di comprare la sua rispettabilità. Il personaggio che ascolta Michael in confessione poi è il cardinale Lamberto. Nel film è l'unico uomo di chiesa di cui Michael sembra fidarsi davvero, anche perché Don Tommasino gli dice chiaramente di rivolgersi a lui. Quello stesso cardinale diventa poi nella parte finale del film il nuovo papa. All'inizio
infatti il Papa ancora in carica è Paolo VI ed è proprio lui che deve ratificare l'operazione immobiliare. Quando poi Paolo VI muore, viene eletto proprio Lamberto, che sceglie il nome di Giovanni Paolo I. Nella realtà il suo pontificato durò solo 33 giorni nel 1978 e proprio quella morte improvvisa generò una quantità enorme di sospetti, ricostruzioni alternative e anche teorie del complotto. La più famosa fu quella del giornalista David Yallop, che collegò la morte del Papa alla corruzione della Banca Vaticana e agli interessi che naturalmente ruotavano intorno al Banco Ambrosiano. Il film quindi non prende una verità accertata e la ricostruisce, ma prende una teoria molto accreditata, entrata anche nell'immaginario collettivo, e la trasforma in tragedia cinematografica. Lo stesso discorso vale per Roberto Calvi, il cosiddetto banchiere di Dio. Nella realtà Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, fu trovato impiccato sotto il Blackfriars Bridge a Londra nel 1982 dopo il collasso della banca. La sua morte fu inizialmente trattata come un suicidio, ma col tempo il quadro si fece molto più oscuro e venne letta sempre più come un omicidio, comunque come una morte legata a un sistema di interessi enormi. Nel film questa immagine riemerge nel personaggio di Friedrich Kainzig, il banchiere che fa la stessa fine appeso a un ponte. Poi c'è Licio Lucchesi, che è uno dei personaggi più importanti da analizzare perché rappresenta il livello del potere che non si espone mai direttamente. Lucchesi viene abitualmente messo in relazione a Giulio Andreotti come condensazione di un certo tipo di potere politico italiano percepito come intoccabile, sotterraneo, pieno di relazioni e di zone grigie. C'è da dire però che Andreotti fu assolto nelle vicende processuali di mafia, ma in realtà anche i tribunali riconobbero l'esistenza di rapporti con vertici mafiosi siciliani prima del 1980, fatti poi dichiarati prescritti. Probabilmente è proprio in questo realismo che si trova anche uno dei limiti secondo me più importanti del Padrino parte 3. Da un lato è un'intuizione forte e anche moderna e capisco perfettamente anche che cosa Coppola e Puzo volessero raccontare. Il problema è, almeno per me, che questo tipo di realismo politico e finanziario così esplicitamente legato a scandali veri, nomi reali e dinamiche storiche precise finisce per togliere al film una parte di quella dimensione quasi mitologica che aveva reso i primi due capitoli così potenti, perché Il Padrino, almeno per come l'ho sempre vissuto io, non era mai soltanto cronaca criminale o una lettura sociopolitica del potere, era qualcosa di più grande, di più tragico, anche di più universale se vogliamo. Anche quando parlava di mafia, di politica o di corruzione, lo faceva sempre dentro a una forma quasi epica, quasi da tragedia classica che andava oltre al riferimento diretto alla realtà. Qui invece in diversi momenti si sente molto di più il meccanismo del rimando storico, della figura ispirata a qualcuno, dello scandalo ricostruito, del sottotesto insomma che vuole essere letto quasi in chiave giornalistica. E per quanto tutto questo renda il film anche sicuramente interessante da analizzare, personalmente trovo anche che lo renda appunto meno elegante, meno sospeso e immortale dei primi due. Capitolo 3. La famiglia Corleone è già finita. Dopo tutto quello che Michael prova a costruire nel mondo esterno, il film ci riporta inevitabilmente a guardare l'unica cosa che conta davvero, la sua famiglia. Perché Michael passa gran parte del film a cercare di convincere se stesso e gli altri di essere un uomo cambiato. Vuole essere visto come un uomo che sta cercando di sistemare le cose, di ripulire il proprio nome, di lasciare un'eredità diversa. Ma ogni volta che il film lo riporta dentro i rapporti familiari, questa immagine comincia a sgretolarsi e la prima persona che lo smonta completamente è proprio Kay. Kay in questo film è fondamentale perché è una delle poche persone che non si lascia più ipnotizzare dal personaggio di Michael, non guarda il Don, non guarda l'uomo di potere, non vede il benefattore, non vede nemmeno il padre rispettabile che lui sta cercando di diventare in pubblico. Kay guarda quell'uomo che conosce da tutta la vita e lo vede con una lucidità che il film non concede secondo me quasi a nessun altro. Arriva addirittura a dirgli: davvero ti preferivo quando eri semplicemente un killer della mafia. Quello che Kay sta dicendo è che almeno allora Michael non fingeva, allora il male che faceva aveva una forma chiara, una brutalità che non si travestiva da rispettabilità. Michael era già pericoloso, certo, ma era ancora leggibile. In questo film invece Kay percepisce una cosa ancora peggiore, un uomo che vuole continuare a controllare tutto, anche il modo in cui verrà ricordato. Tu mi odi. Tu mi odi. No, io non ti odio. Io ho paura di te.
Non c'è più il conflitto esplosivo dei primi due capitoli, qui c'è qualcosa di più triste e definitivo, la consapevolezza che tra Michael e Kay non esista più nulla da ricostruire davvero. Si vede benissimo anche in una scena piccolissima però molto interessante, quella della torta, e voi direte: ma questa è fissata con le torte? Michael le offre la torta e lei la rifiuta, e dentro un film come Il Padrino, dove il cibo è sempre stato linguaggio, famiglia, rituali e appartenenza, questo aspetto pesa tantissimo. Nei primi film mangiare insieme significava quasi sempre condividere un mondo, anche quando quel mondo era pieno di violenza. Qui invece il gesto rimane vuoto. La scena ci fa sentire che Michael e Kay possono ancora sedersi allo stesso tavolo, possono anche parlarsi e avere un passato in comune, però non abitano più lo stesso spazio emotivo. Michael non ha perso la famiglia solo nelle grandi tragedie, nelle morti o nei tradimenti. L'ha persa anche in queste piccole scene, in questi silenzi, in questi dettagli in cui il legame esiste ancora formalmente ma è già morto da un pezzo. Esistono ancora i ruoli, i cognomi, i rituali, le fotografie, anche le occasioni pubbliche, ma il nucleo vero, quello affettivo e umano, quello che Don Vito in qualche modo era riuscito ancora a preservare, qui non c'è più. Uno degli aspetti più interessanti del Padrino parte 3 è che mentre Michael prova disperatamente a convincersi di stare uscendo da quel mondo, Connie è il personaggio che più chiaramente ci dimostra che quel mondo non è affatto finito, si è semplicemente spostato dentro altre persone, e Connie in questo film è cambiata moltissimo. Tra l'altro ve lo dico ora perché mi sono dimenticata di dirvelo negli altri due video, ma voi lo sapevate che l'attrice che interpreta Connie, cioè Talia Shire, è la sorella di Coppola, e oltre ad essere naturalmente la zia di Sofia Coppola è anche la zia di Nicolas Cage. Nei primi due capitoli Connie era stata quasi sempre raccontata in una posizione di fragilità o comunque di marginalità. Nel primo film la vedevamo soprattutto come figlia e sorella inserita dentro la famiglia, però mai davvero parte del potere. Era il personaggio femminile che più chiaramente subiva le conseguenze del sistema Corleone senza poterlo governare. Veniva usata, manipolata, tradita, protetta, umiliata, tutto quanto. Nel secondo film Connie era ancora una figura che doveva comunque orbitare attorno all'autorità di Michael. Basta pensare al fatto che quando vuole risposarsi deve ancora passare da lui. Nel terzo film invece è completamente un'altra persona. Non è più una donna che vive ai margini del potere, ma è ormai dentro la logica del potere. E la cosa più inquietante è che in certi momenti sembra persino muoversi dentro quel mondo con più naturalezza di Michael, perché Michael ormai è stanco, malato, consumato dalla colpa. Connie invece ha una lucidità estremamente fredda, è pragmatica, diretta, adattata a quel sistema, non ha il tormento morale di Michael, non ha il bisogno di assoluzione. Nel terzo film Connie non è più la sorella da proteggere, è una presenza attiva dentro la gestione del potere familiare. In alcuni passaggi addirittura lei a portare avanti quella logica brutale che Michael, almeno in superficie, vorrebbe lasciarsi alle spalle. E a questo punto arriviamo davvero al cuore più importante del film, perché per quanto Il Padrino parte 3 venga spesso letto come il film della colpa di Michael, in realtà c'è un'altra figura senza la quale questa storia non funzionerebbe davvero, ed è Vincent Mancini. Perché se Michael rappresenta il passato che prova disperatamente a redimersi, Vincent rappresenta il passato che torna indietro e si ripresenta esattamente quando pensavamo di essercelo lasciato alle spalle. Il suo personaggio funziona molto bene sul piano simbolico, forse molto meglio che sul piano puramente narrativo. In alcuni momenti è scritto in modo molto efficace, in altri però si percepisce di più la funzione che deve avere nella storia. Però questa funzione è così importante che alla fine Vincent diventa comunque essenziale per capire che cosa il film stia davvero dicendo. La prima cosa da dire è la più evidente, ma anche la più vera, perché Vincent è Sonny che ritorna, non soltanto perché è suo figlio biologico, ma perché il film lo costruisce in modo chiarissimo come il ritorno di quell'energia lì. È impulsivo, istintivo, aggressivo, fisico, irrequieto, ha lo stesso tipo di presenza esplosiva, la stessa incapacità di filtrare l'istinto attraverso la strategia, la stessa tendenza a reagire prima di pensare. Giusto? Il caratteraccio di suo padre. Vincent è il sangue caldo dei Corleone, quello che Michael aveva sempre cercato di dominare dentro di sé e che ora gli si ripresenta davanti in forma viva, giovane e incontrollabile. Vincent è la prova che quell'uscita non esiste, perché il passato dei Corleone non torna sotto forma di memoria o di senso di colpa, ma torna sotto forma di erede. E il fatto che questo erede non sia suo figlio Anthony, cioè il figlio che Michael avrebbe potuto immaginare come una continuazione rispettabile della famiglia, ma sia invece
invece è proprio il figlio illegittimo di Sonny, è una scelta perfetta. Anthony rappresenta la possibilità di una rottura, quindi di una linea diversa, di una fuga dal destino familiare. Vincent invece rappresenta la continuità biologica e simbolica della parte più pericolosa e incontrollabile della famiglia. A Vincent non frega niente di ripulire il nome dei Corleone, vuole semplicemente essere abbastanza forte da portarlo, ed è la dimostrazione che tutto quello che Michael credeva di poter chiudere è ancora perfettamente vivo. Alla fine lui è questo, è il passato che non muore, è la violenza dei Corleone che cambia volto però non natura. È la prova che in questa famiglia nulla finisce mai davvero, al massimo si trasmette. È anche la prova che Michael, nonostante tutti i suoi sforzi, non ha mai davvero cambiato il destino della propria famiglia. E accanto a Vincent, che rappresenta il passato che ritorna, il film mette Mary, che invece rappresenta esattamente tutto ciò che Michael vorrebbe ancora salvare. E anche qui secondo me bisogna essere molto onesti, Mary non è sempre scritta benissimo, è uno di quei personaggi che a volte sembrano esistere più per il ruolo che devono avere nella tragedia che per la complessità che riescono davvero a esprimere come persone. In alcuni momenti Mary è meno viva, meno sfaccettata, meno precisa di quanto avrebbe avuto bisogno di essere. È la cosa più vicina a una forma di innocenza rimasta dentro l'universo dei Corleone. È il volto più pulito, più umano di una famiglia che ormai vive solo di eredità tossiche. Per questo è molto importante anche il fatto che Michael la coinvolga sempre di più nella sua immagine pubblica e nella sua eredità legittima. La fondazione intitolata Mary è importante perché la parte pulita deve essere affidata a Mary. Mary rappresenta il sogno di Michael di rifondare il proprio cognome attraverso qualcuno che non gli somigli. In un certo senso Michael guarda Mary e vede la possibilità che il cognome Corleone possa finalmente esistere senza sangue. Solo che la storia, come sempre, è molto più crudele di lui, perché proprio nel momento in cui Michael prova a proteggere Mary come se potesse davvero tenerla fuori da tutti i suoi loschi affari, il film gli dimostra che questo è impossibile. Mary non resta mai davvero fuori dal sistema, ci nasce dentro, ci cresce dentro, ne porta addosso il cognome, il peso, l'eredità e soprattutto finisce inevitabilmente per essere risucchiata dentro i suoi meccanismi anche sul piano più intimo. E qui dobbiamo per forza parlare poi del suo rapporto con Vincent, perché Mary e Vincent non sono soltanto due cugini che si innamorano dentro una famiglia complicata, rappresentano due forze completamente opposte che il film mette proprio una accanto all'altra per mostrarci quanto il mondo dei Corleoni sia ormai incapace di generare qualcosa di davvero sano e libero. È tragico soprattutto dal punto di vista simbolico, perché dentro questa famiglia anche ciò che dovrebbe rappresentare una via d'uscita finisce per richiudersi dentro lo stesso circuito. Mary si avvicina proprio all'uomo che incarna tutto ciò da cui Michael vorrebbe proteggerla, e questo per Michael è insopportabile, non solo perché ovviamente Vincent è suo cugino, ma perché significa vedere crollare davanti ai propri occhi la separazione che aveva portato a costruire per tutto il film. Michael voleva due eredità diverse. Voleva Vincent come continuità del potere, mentre Mary come continuità del nome ripulito. Voleva tenere separate la parte sporca e la parte salvabile della propria vita. Ma questa divisione ovviamente non regge, tutto si mescola, tutto torna, tutto si contamina, e infatti Mary e Vincent insieme rappresentano proprio il fallimento di questa illusione. E poi arriva la morte di Mary, che è assolutamente devastante per Michael. Mary non muore soltanto come figlia amata, muore come ultima possibilità simbolica di salvezza. Muore la parte del futuro su cui Michael aveva proiettato tutto ciò che non era riuscito ad essere lui. Capitolo 4: I dettagli e gli indizi nascosti. Una delle parti più affascinanti della saga del Padrino è che anche quando cambia tono, anche quando cambia epoca, continua a parlare attraverso gli oggetti, gli spazi, i dettagli e i simboli. Il simbolo più evidente e anche quello più famoso sono ovviamente le arance. Lo ripeto perché si fosse magari perso le mie analisi precedenti: le arance sono una presenza che quasi sempre anticipa una rottura, un pericolo, una morte o comunque un passaggio irreversibile. È un linguaggio visivo che la trilogia si porta dietro sin dal primo film, e anche nel terzo capitolo continua a funzionare in modo estremamente preciso. Compaiono prima della strage ad Atlantic City, compaiono in Sicilia, le vediamo anche qui dietro Kay quando il film è già entrato in una zona sempre più cupa e terminale. Il loro significato però in questo film è ancora più triste rispetto ai capitoli precedenti, perché qui
cui non segnalano soltanto la morte come evento improvviso o come minaccia esterna, segnalano qualcosa di più ampio, l'idea che Michael stia vivendo dentro un destino che si è già messo in moto e che continua a tornare scena dopo scena sotto forme diverse. Le arance in questo senso non parlano quindi solo di morte, ma di condanna. E c'è un dettaglio molto bello che secondo me vale ancora più degli altri: Vincent con l'arancia in mano in Sicilia, perché questo simbolo non serve solo ad anticipare un evento tragico, ma serve a dirci qualcosa sul personaggio. Vincent in quel momento non è ancora formalmente ciò che diventerà, ma il film ci sta già suggerendo che il ciclo si sta trasferendo, insomma che il peso della famiglia, del sangue e del destino Corleone non sta finendo con Michael, ma sta già passando a qualcun altro. Un altro dettaglio molto importante, però anche questo molto triste, è il modo in cui il film usa le foto di famiglia. A prima vista possono sembrare le stesse foto che sono sempre state scattate nell'universo del Padrino, immagini di continuità, di memoria, di famiglia, appartenenza. Sembrano il tentativo di tenere insieme un'identità, insomma, di conservare un passato, di dare un senso di durata a tutto ciò che i Corleone rappresentano. Ma secondo me nella parte 3 queste fotografie hanno proprio un significato molto diverso. Non sembrano più immagini di una famiglia viva, ma a me sembrano proprio delle reliquie, perché una reliquia non serve a raccontare qualcosa che continua, serve a custodire qualcosa che in fondo è già finito, è un resto, una traccia, una testimonianza di un mondo che non esiste più davvero nella forma in cui viene ricordato. Un altro piccolo easter egg molto carino è la presenza di Johnny Fontane, il cantante che avevamo visto anche nel primo film Al matrimonio di Connie. Un altro dettaglio poi è il modo in cui il film usa ancora una volta la torta, ma trasformandola completamente rispetto a quello che avevamo già visto nel secondo capitolo, perché nel Padrino parte 2 la torta compariva durante la permanenza di Michael a Cuba, dentro un clima che in apparenza era ancora quello dell'accordo, della celebrazione, degli affari tra uomini di potere. Era quasi il simbolo perfetto di quel mondo, un rituale di facciata sotto cui si nascondevano interessi, accordi, però anche menzogne e rapporti di forza. Rappresentava insomma la spartizione del potere. Nel Padrino parte 3 la torta ritorna, ma ritorna in una forma diversa. Stavolta non siamo più nel mondo degli affari cubani, ma siamo nel mondo della rispettabilità, della facciata pubblica e della legittimazione morale. Basta notare il disegno sopra la torta. Questa è un'immagine perfetta, perché dentro un singolo oggetto il film riesce comunque a riassumere tutto il progetto di Michael. Uno dei dettagli più interessanti riguarda proprio il modo in cui Michael viene sempre inquadrato rispetto agli altri personaggi. Se nei primi film Michael dominava lo spazio, era sempre al centro, sempre il punto di equilibrio visivo della scena, qui molto spesso viene mostrato leggermente spostato, isolato, quasi fuori asse rispetto agli altri. Non è più il centro stabile del mondo. Un altro dettaglio che ritorna anche in questo capitolo è la presenza costante di porte, cornici e soglie. Qui segnano una separazione già avvenuta. Michael è spesso dentro stanze chiuse mentre il mondo continua fuori. Il mio indizio preferito però è quello legato al suono e al silenzio nel finale. Il famoso urlo di Michael durante la morte di Mary per i primi secondi non si sente. Quel grido è completamente svuotato ed è muto perché rappresenta il punto più estremo della sua punizione. È l'impossibilità di esprimere dolore. È come se in quel momento la storia gli negasse perfino la liberazione del suono. Un altro elemento riguarda poi il parallelismo continuo tra cerimonie religiose e violenza che riprende chiaramente il montaggio del battesimo nel primo film. Anche qui abbiamo momenti in cui la dimensione sacra e quella criminale si intrecciano, ma con una differenza fondamentale. Nel primo film Michael stava prendendo il controllo, qui invece sta perdendo tutto. La struttura è simile, ma il significato è completamente rovesciato. E poi c'è il fatto che Michael venga continuamente circondato da simboli di ordine mentre il suo mondo si disgrega. Cerimonie, premi, riconoscimenti, incontri ufficiali, ambienti eleganti, tutto sembra sempre più ordinato, ma più il mondo attorno a lui diventa pulito, diciamo, più sotto si muove qualcosa di instabile, di corrotto, di fuori controllo. E questo vale anche per un altro dettaglio, cioè il fatto che Michael parli sempre meno. Nei primi film il suo silenzio era potere, qui invece
Il silenzio è proprio fatica, è un peso, è qualcosa che sembra accumularsi invece che controllare. Capitolo 5. Il vero finale di Michael Corleone. Se c'è un momento in cui Il Padrino parte 3 riesce davvero a trovare una forma compiuta e coerente con ciò che vuole raccontare, è proprio nel finale, perché è lì che tutte le intuizioni del film smettono di rimanere disperse e iniziano a convergere in un'unica direzione. Fino a quel punto la narrazione procede in modo più irregolare, alternando passaggi molto forti ad altri meno incisivi, ma quando si arriva all'epilogo tutto diventa improvvisamente più chiaro, come se il film avesse sempre saputo dove volesse arrivare, ma ci fosse giunto con molta fatica. Il tema fondamentale è che questo finale non lavora sulla logica della punizione più immediata e prevedibile, non costruisce una chiusura in cui Michael paga con la propria vita, non sceglie la soluzione più lineare, non cerca una conclusione che possa in qualche modo apparire giusta. Al contrario, costruisce una punizione molto più complessa e molto più difficile da accettare, perché colpisce esattamente il punto in cui Michael aveva cercato di rifugiarsi. Il colpo di pistola che cambia tutto non prende lui, colpisce Mary. Se Michael fosse morto in quel momento, il film si sarebbe chiuso all'interno di una struttura più riconoscibile, quasi rassicurante nella sua tragicità. Sarebbe stata la fine di un percorso, la conclusione di una parabola, insomma il prezzo finale pagato da un uomo che ha costruito il proprio potere sulla violenza. Invece il film decide di non liberarlo in questo modo e sceglie una strada più dura, perché non gli toglie la vita, ma gli toglie la sola cosa che per lui aveva ancora un valore, che non passasse attraverso il potere. Questo è il motivo per cui la lettura più forte del finale resta quella che vede in Mary la vera punizione del personaggio di Michael, perché porta alle estreme conseguenze ciò che ha costruito per tutta la sua durata. Michael ha passato anni a cercare di separare il proprio passato da ciò che sarebbe venuto dopo, ha tentato di costruire una forma di continuità che potesse sopravvivere senza essere completamente contaminata, ma il finale gli mostra che quella separazione non è mai esistita davvero. A questo punto il confronto tra il finale originale del 1990 e quello di Coda diventa molto più interessante, perché non cambia tanto il significato quanto il modo in cui questo significato viene chiuso. Nella versione originale il film mostrava anche la morte di Michael, ormai anziano, seduto da solo in Sicilia, che si accasciava. In Coda invece quella morte viene eliminata e questo sposta completamente il peso del finale. Togliere la morte fisica significa togliere anche una forma di conclusione, significa lasciare il personaggio dentro una condizione che non si chiude davvero, che non si risolve, che non trova una liberazione. In entrambe le versioni muore in Sicilia, proprio perché in Coda viene tagliato soltanto il frame finale. La Sicilia, come sappiamo, nel mondo del Padrino non è mai stata soltanto un posto, è sempre stata l'origine simbolica di tutto, è il luogo da cui proviene Vito, il luogo in cui il mito della famiglia Corleone si radica, il luogo che per tutta la saga ha rappresentato qualcosa di più antico e più profondo rispetto all'America, che invece era il posto dell'espansione, degli affari e del potere moderno. Per questo far morire Michael ha un significato molto forte, vuol dire riportarlo alla sorgente stessa della sua maledizione, non nel senso che la Sicilia sia colpevole, ma nel senso che lì si concentra tutto ciò da cui Michael ha sempre cercato di allontanarsi senza però mai riuscirci davvero. Morire in Sicilia significa morire lontano da tutto ciò per cui Michael ha sacrificato la propria vita, lontano dai tavoli del potere, lontano dall'America che aveva cercato di dominare, lontano dal mondo anche irrispettabile in cui voleva entrare, lontano anche dalla famiglia come presenza viva. Rimane solo un vecchio uomo seduto da solo in un luogo che porta addosso tutta la memoria del suo passato. Per questo quel finale originale, per quanto un po' didascalico, ha comunque una sua forza poetica, perché Michael non muore semplicemente da vecchio, muore nel posto che rappresenta l'inizio di tutto e il peso di tutto ciò che non ha mai davvero superato. È un ritorno circolare, anche tragico in senso classico. Dopo tutto il percorso, tutto il sangue, tutti i tentativi di elevarsi, Michael finisce comunque per essere riassorbito dal punto zero della propria storia, e qui si capisce meglio anche perché in Coda Coppola abbia deciso di togliere quella morte. Eliminandola, Coppola sceglie una punizione più aperta e più scomoda, non riportare Michael a una morte pienamente simbolica, ma lasciarlo vivere con quella consapevolezza addosso. Arrivati a questo punto, credo che la cosa più onesta da dire sia anche la più semplice, cioè che Il Padrino parte 3 non è un film perfetto e non ha bisogno di essere difeso a tutti i costi. I suoi limiti
limiti sono evidenti e in molti casi sono anche difficili da ignorare, soprattutto se lo si mette poi accanto ai primi 2 capitoli che restano su un livello completamente diverso. Allo stesso tempo, fermarsi a questo giudizio però rischia di far perdere qualcosa che invece il film riesce comunque a costruire anche con tutte le sue imperfezioni, perché dentro questa storia rimane una chiusura estremamente coerente del percorso di Michael Corleone, una chiusura che forse non è elegante come le precedenti, ma che è molto lucida nel modo in cui porta alle conseguenze finali tutto ciò che era stato messo in moto prima. Il punto non è rivalutare il film a ogni costo né cercare di metterlo sullo stesso livello dei primi 2, il punto è riconoscere che nonostante tutto riesce comunque a esprimere in modo molto chiaro un'idea che attraversa tutta la trilogia e che qui trova la sua forma più esplicita. Michael non perde perché qualcuno lo sconfigge, né perché il suo sistema crolla all'improvviso, perde perché arriva a comprendere, quando ormai non può più cambiare nulla, che il potere su cui ha costruito la propria vita non è mai stato in grado di dargli ciò che davvero cercava. È per questo che Il Padrino parte 3 funziona meglio se lo si guarda non come un capitolo da mettere in competizione con gli altri, ma solo come la conclusione di un percorso che non poteva finire in modo diverso. È per questo che poi Coppola nel 2020, come dicevamo all'inizio, ha cambiato il nome di questo capitolo. Bene amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Io vi ringrazio davvero di cuore per aver supportato questo viaggio insieme a me in una delle saghe più importanti di sempre per il cinema. Se siete arrivati fino a questo punto, fatemelo sapere nei commenti mettendo l'emoticon dell'arancia. Ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché come sempre ogni settimana esce un nuovo video spiegazione, e mi trovate anche ogni mercoledì dalle 21:30 in poi in live su Twitch, dove tra l'altro tra pochissimo inizieremo il Cinecinzia Forum, quindi non perdetevi i prossimi aggiornamenti.